Buongiorno amici, stasera siamo andati a cinema, siamo andati a vedere The Father, un film molto celebrato anche dalla critica, infatti si tratta di un ottimo film. Siamo andati in un cinema che però non rispettava il distanziamento, ma questo sarebbe oggetto di un altro video, di un altro discorso. Allora, questo film presenta come protagonista il grandissimo attore, ormai credo novantenne, Anthony Hopkins, che interpreta la parte del protagonista, di una persona anziana che non sta bene, che ha dei problemi e che vede, sente delle cose, immagina delle cose nell'ambiente circostante, immagina una realtà che non esiste, ha delle allucinazioni. L'altra protagonista del film è il premio Oscar Olivia Colman, ricordate, ha avuto l'Oscar per il film di Gheorghi Lanthimos, La Favorita. Infatti i film di Lanthimos, in particolare L'uccisione del cervo sacro, somigliano a questo film di cui sto parlando, a The Father. Somigliano, i film di Lanthimos somigliano a The Father più per lo stile che per il contenuto. The Father è un film inquietante, è un film che ha in realtà un forte appiglio filosofico. Perché? Perché noi vediamo per un'ora e mezza il protagonista, Anthony Hopkins, vivere in uno stato di confusione. Però che cosa succede? Che lo spettatore vede questo stato di confusione come se fosse la realtà. Perché? Perché il film è costruito sulla percezione di Anthony Hopkins, di questo anziano protagonista, di questo anziano uomo inglese che vede intorno a sé cose che non esistono, cioè che esistono solo nella sua immaginazione. Ora, la cosa è molto interessante anche da un punto di vista filosofico. Si tratta di un film che mostra una realtà che lo spettatore non può controllare, un film che mostra una realtà che noi non sappiamo se esista o meno, un film che mostra degli avvenimenti che noi non sappiamo se siano veri o se siano immaginati dal protagonista. Ad esempio, il protagonista vede sua figlia dirgli di avere un marito e vede anche il marito, cioè il marito compare, parla con l'anziano protagonista, con Anthony Hopkins. In altre scene, invece, la figlia, Olivia Colman, smentendosi, dice al protagonista, al vecchio padre, di essere separata dal marito da 10 anni, di avere un nuovo compagno e di essere in procinto di trasferirsi con lui a Parigi. In alcune scene vediamo la figlia che dice al padre di essere uscita e di aver acquistato un pollo, la figlia esce dalla porta, poi rientra e dice al padre, che appunto le dice quando mangiamo questo pollo, gli dice il contrario, smentisce quello che noi visivamente abbiamo visto subito prima, cioè dice al padre io non ho comprato alcun pollo. Noi vediamo in momenti diversi il marito della figlia che parla con il vecchio padre, ma anche l'amante della figlia che parla con il vecchio padre. Qual è la realtà? Qual è la verità? La figlia è ancora sposata con il marito oppure ha divorziato e sta con questo compagno? A distanza di pochi secondi succede per esempio che il compagno esca dalla stanza e poi invece di rientrare chi rientra è il marito e quindi si crea ovviamente una situazione di totale confusione. Sembra tutto un incubo, sembra tutto un delirio in cui le circostanze, i personaggi, gli episodi prima vengono visti, poi vengono non visti, prima vengono affermati, poi vengono negati. Qual è la verità? La figlia presenta al padre una ragazza, una badante che deve aiutarlo.
questa badante esce dalla porta della stanza, oppure semplicemente ci aggiorniamo al giorno dopo, la figlia del protagonista torna con un'altra badante che in precedenza ci avevano detto essere stata allontanata perché l'anziano protagonista non vuole alcuna badante, le tratta male, quindi ogni badante, ogni ragazza alla pari che dovrebbe aiutarlo scappa da quella casa. A qual è la vera badante? È la biondina che noi vediamo. Poi però il giorno dopo ritorna un'altra badante che c'era stato detto era quella precedente che se n'era andata. È lo stesso protagonista che ovviamente pensa che sia tutto reale, si stupisce. Come mai? Come mai? Io prima avevo quella badante e poi mia figlia mi ha portato un'altra badante. Ma succede così per tantissimi episodi. Prima si dice che la figlia del protagonista aveva una sorella che è morta in un incidente. Poi si dice il contrario, che quella figlia in realtà è ancora viva. Poi si dice nuovamente che quella figlia è morta in un incidente. Dal punto di vista del protagonista, ovviamente è sempre la figlia a raccontare queste cose. Sembra che la figlia lo prenda in giro, ma che la figlia dica una cosa, poi ne dica un'altra, apposta magari per farlo sembrare matto, per ingannarlo. Lo stesso protagonista più volte si esprime dicendo mia figlia mi inganna, vuol farmi sembrare matto per prendersi la casa, per mandarmi via da qui. Una volta viene detto al protagonista che sempre da parte della figlia, ma anche dagli altri personaggi, capite? Dalla badante, oppure dal marito, oppure dal nuovo compagno, uno di questi due ultimi personaggi non dovrebbe esistere. Al protagonista viene detta una cosa, poi viene detto il suo contrario, poi gli viene ridetta la cosa precedente, qual è la verità? Sembrerebbe che sia uno di quei film, ricordate per esempio Memento di Christopher Nolan, o soprattutto film come Shutter Island di Scorsese, no? Quei film che hanno lo switch finale, quei film in cui la realtà sembra essere in un modo, poi alla fine ti spiegano che tutto ciò che hai visto è falso perché è visto dal punto di vista di qualcuno che è allucinato. Quindi tu hai seguito il punto di vista di qualcuno, ma poi alla fine ti spiegano che questo punto di vista non è la verità. A differenza però di Memento e di Shutter Island, qui lo switch dovrebbe avvenire in modo inverso, cioè qui abbiamo un protagonista che sembra pazzo, che vede cose che sono in contraddizione tra loro e suppone che queste cose siano vere e che sembrino in contraddizione tra loro perché qualcuno lo vuole fare impazzire. Quindi noi nel cinema abbiamo avuto questa impressione, cioè che il protagonista, il vecchio, il padre, avesse ragione e che poi magari alla fine del film sarebbe successo che ci veniva improvvisamente rivelato, spiegato che in realtà tutto ciò che vedeva il padre era reale e, e in realtà lo stavano ingannando per fargli credere di essere pazzo, no? Magari davvero esistevano due personaggi reali, e il marito e il compagno della protagonista, ed erano tutti d'accordo, capite? In modo tale che prima si manifestasse uno, che poi si manifestasse l'altro, che quindi questi due livelli di realtà non fossero in contraddizione e in realtà volessero sembrare in contraddizione da parte del protagonista, del padre. Cioè l'idea è che, ecco, poi l'idea è questa, noi arriviamo alla fine del film, ci sarà il ribaltamento, ci sarà la rivelazione, ci sarà la rivelazione e noi ci accorgeremo che quello che sembra un vecchio pazzo con le allucinazioni, che vede cose che non esistono, in realtà è perfettamente sano, e tutto ciò che ha visto esiste e sembra
un insieme di allucinazioni semplicemente perché c'è un complotto che gliel'ha fatto credere. Invece questo switch finale, questo ribaltamento non arriva, il protagonista si chiude il film e noi sappiamo che il padre, il protagonista Anthony Hopkins, davvero ha visto una realtà che non esiste, che quindi noi stessi spettatori abbiamo assistito allo spettacolo di una realtà che non esiste se non nella mente malata del protagonista. Ci sono tantissime alternative, tantissime dicotomie e noi non possiamo sapere quale sia quella vera o quella falsa, perché noi viviamo la percezione, viviamo un film che è la rappresentazione della percezione di qualcuno che non ha una percezione corretta, che ha delle allucinazioni. E quindi la figlia sta per trasferirsi a Parigi oppure vuole restare a Londra. La sorella della figlia, l'altra figlia del padre, del father, è morta in un incidente oppure è ancora viva. Il pollo è stato acquistato oppure non è stato acquistato. L'orologio non c'è nell'armadietto oppure c'è e il protagonista ha immaginato che non ci sia, poi la figlia gli fa notare che l'orologio c'è. Noi possiamo pensare, appunto, lo ripeto, che il protagonista stia avendo delle allucinazioni. Pensa che l'orologio non ci sia, ma l'orologio è stato sempre al suo posto. Però noi possiamo anche pensare che ci sia il complotto, che ci sia la truffa, cioè che l'apparente stato di follia del protagonista sia in realtà una una commedia messa in atto da chi, la figlia e alcuni complici, vogliono fargli credere di stare impazzendo. Possiamo anche pensare che la figlia abbia sottratto l'orologio dall'armadietto e poi lo abbia rimesso a posto per convincere il padre di essere matto. Possiamo anche pensare che lei davvero sia entrata in casa dicendo ho appena comprato un pollo, poi va in cucina, poi fa sparire il pollo, poi torna in soggiorno e dice al padre no guarda, il pollo non c'è. Ma magari invece lei l'ha comprato davvero, l'ha fatto scomparire, dice al padre ho comprato il pollo, poi subito dopo gli fa credere no, ti sei immaginato tutto, io non ho mai acquistato un pollo. E quindi lo switch non c'è, il ribaltamento non c'è, il film finisce con il protagonista in una stanza di una clinica per anziani, di una residenza per anziani, il protagonista crolla, lungo tutto il film il padre ha sostenuto che quello che stava vedendo, quello che stava percependo fosse tutto vero e cercava di razionalizzare il motivo di tutte le contraddizioni che vi ho detto, alla fine però il padre crolla, piange come un bambino nelle mani dell'infermiera e il film finisce così. Ma anche nelle ultime scene noi non sappiamo qual è la realtà, perché la realtà è vista dal protagonista. Persino la stanza di questa clinica, di questa residenza per anziani, viene mostrata in un modo all'inizio dell'ultima sequenza, mentre poi la sequenza si conclude mostrando la stanza con delle foto, con dei quadri che un minuto prima non c'erano. Quindi noi non siamo neppure sicuri, se vogliamo portare all'estremo la filosofia del film, non siamo neppure sicuri che davvero, realmente, il padre termini la sua vicenda all'interno di quella stanza. Magari quella stanza dell'ospedale neppure esiste, magari è una delle tante cose sognate, inventate, immaginate dal padre. Magari anche nel momento in cui il film termina, il padre si trova a casa sua e sta soltanto immaginando di essere all'interno di una residenza per anziani dove lui non è mai stato, dove lui non è mai entrato, una residenza che non è mai esistita.
E questo film fa pensare molto proprio ad un paradosso filosofico, ad un'idea su cui si è molto discusso all'interno della storia della filosofia. Portando l'interpretazione di questo film ad un livello radicale, noi spettatori possiamo arrivare alla conclusione di non essere sicuri di niente. Cioè, ho detto prima, qual è la vera realtà? Eh, la figlia è rimasta sposata col marito oppure ha divorziato e ha un nuovo compagno. Una delle due è vera, l'altra potrebbe essere falsa, ma attenzione, potrebbero essere false tutte e due. Potrebbe darsi che il protagonista si sia inventato entrambe le alternative, capite? Che tutte le contraddizioni che esistono nel film possono essere tutte false, entrambi i poli di ogni contraddizione, non solo uno falso e l'altro vero. Tutto potrebbe essere inventato. Magari il protagonista sta sognando, magari tutto ciò che vediamo è falso. Non siamo neppure sicuri che il padre, questo vecchio uomo inglese, esista. Potrebbe essere magari qualcun altro, d'accordo? Come facciamo a sapere che il protagonista esiste se noi tutto ciò che vediamo ci viene spacciato come l'illusione da parte di uno che non sta bene mentalmente? Invece del padre, magari quel personaggio, Anthony Hopkins, potrebbe anche non essere mai esistito. Al suo posto c'è una giovane ragazza che pensa di essere un vecchio anziano con le fattezze di Anthony Hopkins. Cioè potrebbe essere tutto falso. E appunto questo può far riferimento a un argomento molto famoso in storia della filosofia, un argomento posto magari anche non volendo da Cartesio. Quando Cartesio usa il dubbio radicale come dubbio metodico per dimostrare che io esisto non perché ho un corpo, ma perché ho un pensiero, anzi o meglio, io esisto non perché ho un pensiero, ma perché sono un pensiero. Io sono un pensiero, sono una res cogitans. La mia esistenza è una sostanza che è pensiero, completamente diversa e separata dall'altra sostanza che è la materia. Il pensiero res cogitans, la materia è res extensa, e per arrivare alla dimostrazione che esiste con certezza soltanto la mia mente, la mia anima spirituale, il mio pensiero come sostanza, come struttura separata dalla materia, tutti sanno che Cartesio mette in dubbio l'esistenza della materia. Cosa esiste? Esiste ciò che riesce a sconfiggere il dubbio metodico radicale. Quindi io metto in discussione l'esistenza della materia perché i miei sensi mi ingannano, mi fanno vedere a volte le cose materiali diverse da come sono. Per esempio il remo nell'acqua sembra spezzato invece di dritto, e quindi io metto in discussione l'esistenza dei corpi, compreso il mio corpo. Arrivo poi a dimostrare la mia esistenza non perché io abbia un corpo, potrei non averlo, non perché io vedo degli oggetti, potrebbero non esistere, ma perché io penso, nel senso sono un pensiero, penserei anche senza avere un corpo. Quindi sono sicuro che qualcosa esiste, che il dubbio non può essere radicale, non può essere un dubbio scettico definitivo, perché sono arrivato a trovare che esiste una cosa, almeno una, che distrugge il dubbio radicale, cioè il mio pensiero. E Cartesio dice, io sono sicuro di esistere come io perché esisto come pensiero. Sono sicuro di esistere come pensiero anche se io sbaglio tutto, come dicono gli scettici. Anche se io in questo momento sto sognando, anche nel sogno sto pensando. Se io sto dubitando, se io sto negando tutto, se io non sono certo di nulla, neanche dell'esistenza del mio corpo, proprio il fatto che io stia dubitando
proprio il fatto che io stia negando, proprio il fatto che io non sto afferrando con certezza la realtà, proprio il fatto che io potrei pensare in questo momento di star sognando, è che non esiste questo video, non esistono queste braccia, e proprio questo dimostra che io esisto, cioè esiste il mio pensiero, anche se sogno, anche se sbaglio, anche se vedo e percepisco tutto in maniera erronea, oppure vedo e percepisco cose che assolutamente non esistono. È il fatto stesso di pensare che è l'unica cosa di cui io posso essere sicuro. Sono sicuro di essere un pensiero, cogito ergo sum, o meglio, dubito ergo sum. Dubito, quindi penso, quindi esisto come pensiero e non come corpo materiale. Ma allora io potrei esistere senza che il mio corpo o senza che nessun oggetto materiale esista. Questa è la paradossale conclusione di Cartesio che Cartesio non vuole. Infatti Cartesio, appoggiandosi su questo punto archimedeo, su quest'unica certezza, cioè il fatto che il mio pensiero esista, successivamente dimostra, con un ragionamento molto complesso che potete vedere nelle mie video lezioni su Cartesio, non lo dico adesso, dimostra che anche il mio corpo e anche gli oggetti materiali che lui in precedenza aveva revocato in dubbio, che anche essi sicuramente esistono. Ora, secondo molti storici, la dimostrazione cartesiana dell'esistenza dei corpi è debole. Cartesio non avrebbe davvero dimostrato con certezza l'esistenza dei corpi e quindi può restare il dubbio, anche se Cartesio revoca il dubbio sia per l'esistenza del pensiero sia per l'esistenza del corpo. Chi mi dice che l'argomento di Cartesio non dimostri appunto che esista soltanto il pensiero e non i corpi e non la materia e che quindi anche il mio corpo non esista? Questo fu chiamato da Hannah Arendt, una filosofa del XX secolo, l'incubo della non realtà. Hannah Arendt disse: Cartesio ha fondato l'incubo della non realtà. L'argomentazione è stata ripresa in tempi più recenti da Hilary Putnam. Su questa argomentazione infatti si è basato anche il film Matrix. Matrix prende alla base l'argomentazione di Hilary Putnam. Dice Hilary Putnam: io potrei essere solo un pensiero, potrei essere solo una mente, potrei essere un catodo, potrei essere un qualcosa che è all'interno di un liquido che è collegato al computer, d'accordo? E che quindi immagina come esistente tutta la realtà, anche se la realtà non esiste, ok? Io potrei essere una mente che non ha un corpo attaccato a un computer. Questa mente sarebbe, non lo so, potrebbe essere per esempio un pezzo di silicio attaccato a un computer. Il computer fa in modo che questo pezzo di silicio pensi, che questo pezzo di silicio immagini, che questo pezzo di silicio prenda per esistente una realtà che non esiste, che gli viene introdotta nella mente. E quindi io in questo momento sono una mente all'interno di una bacinella chimica collegata a un computer, ma non lo so, penso di essere quello che sono, penso di stare in questa stanza, di essere di fronte a un computer, di pronunciare queste parole, sono convinto di avere queste mani, questi piedi, queste scarpe ai piedi, però in realtà è tutto nella mia immaginazione. Una cosa del genere aveva detto anche l'empirista radicale immaterialista Berkeley. Berkeley aveva detto questo, che l'essere si risolve nell'essere percepito. Io percepisco questo monitor, se lo tocco con le mani, non vuol dire che questo monitor esista davvero come una sostanza, come una cosa dura, come qualcosa che è realmente un oggetto. Questo monitor potrebbe esistere soltanto all'interno della mia percezione, cioè la sua esistenza, l'esistenza del monitor esiste soltanto all'interno della mia percezione, ma in realtà tutto ciò che percepisco in realtà non esiste. Sapete, Matrix, c'è una matrice, io credo di essere all'interno di un mondo, di avere un corpo, però in realtà questo è totalmente falso. Quindi questo non è il primo film che ipotizza che qualcuno viva in una realtà
di una realtà che non esiste, all'interno di un mondo materiale che non esiste, che è il frutto di un pensiero, che è frutto di un'immaginazione, che è frutto di un sogno. Però a differenza di altri film fantascientifici come Matrix, oppure basati appunto su questo inganno psicologico come Shutter Island di Martin Scorsese, in questo caso ci troviamo di fronte a una persona anziana che perde la cognizione della realtà, che si trova a soffrire di una malattia neurovegetativa, come per esempio l'Alzheimer o altre malattie che portano appunto a questo. E la riflessione che fa lo spettatore è appunto quella che vi ho descritto. Se interpreta in maniera radicale questo film, ma noi siamo autorizzati, soprattutto se siamo filosofi e conosciamo l'argomentazione, il problema, no? Posto da Cartesio, che poi è stato ripreso più volte, il problema dell'immaterialismo, dell'incubo della non realtà, della possibilità che noi esistiamo soltanto come mente, soltanto come pensiero, ma non come corpo, e che la realtà materiale intorno a noi sia del tutto fittizia. E quindi noi possiamo pensare di aver visto lungo tutto il film, per tutta la durata del film, qualcosa che è stata semplicemente immaginata dallo spettatore, qualcosa che è stata, scusate, che è stata immaginata dal protagonista, dal father, dal vecchio padre, da questo vecchio uomo inglese. E tutto ciò che abbiamo visto non esiste, non abbiamo la prova che nulla del contenuto del film esiste realmente. Ripeto, anche il protagonista potrebbe non esistere. Anche la figlia del protagonista o gli altri personaggi del film potrebbero non esistere. Potrebbe essere tutta una creazione di una mente malata, compreso il personaggio stesso del protagonista. Come facciamo noi a essere sicuri che il protagonista, il padre, con le fattezze di Anthony Hopkins, esista realmente, sia pure nella finzione filmica? Potrebbe essere invece una giovane ragazza in coma che sogna e immagina di essere un vecchio signore inglese con le fattezze di Anthony Hopkins, magari una ragazza che vive anche in un posto lontanissimo dall'Inghilterra. Potrebbe essere la figlia del padre del protagonista che ha avuto un incidente, che durante il coma immagina di essere suo padre e immagina tutte le vicende che abbiamo visto. Non abbiamo la certezza di niente, cioè questo film ci porta a riflettere su questo paradosso, che se l'io narrante è un personaggio che ha ogni tipo di allucinazioni, anche l'io narrante potrebbe essere un'allucinazione, cioè noi sappiamo che c'è qualcuno che ha queste allucinazioni, però non sappiamo chi è, non possiamo fidarci del fatto che sia un personaggio come Anthony Hopkins, non possiamo fidarci neanche della scena finale. Come facciamo noi a dire che la vicenda di questo personaggio finisce con il personaggio che sta in una clinica per anziani e con l'infermiera che gli dice: lei sta qui da molti mesi, sua figlia si è trasferita a Parigi? Perché anche la scena finale, cioè anche il finale del film, non è una spiegazione. Anche il finale del film potrebbe essere inventato, potrebbe essere un'allucinazione di un qualcuno che non sappiamo assolutamente chi sia, un io narrante. Quindi noi non abbiamo un'esplicazione finale, noi non abbiamo una spiegazione finale. Può anche darsi che il protagonista, il vecchio padre, al termine del film, immagini di stare in una stanza di ospedale, immagini che ci sia una infermiera che invece non esiste nella realtà, che gli dice che sua figlia si è trasferita a Parigi, e invece in quel momento si trova a casa sua con sua figlia che sta là, in quel momento. Quindi noi non abbiamo sicurezza su niente, a differenza di altri film simili
come appunto Shutter Island di Scorsese, vi ricordate? In cui alla fine ci viene detto, ci viene svelato qual è il piano della realtà, qual è il piano della fantasia, ciò che noi pensavamo realtà, tutto ciò che viene descritto dal protagonista, in realtà è una sua fantasia e la realtà è differente. Ci viene data una spiegazione, invece in questo film la spiegazione non c'è. E quindi noi abbiamo visto delle cose che derivano dalla mente malata del protagonista. Nessuna delle cose che abbiamo visto nel film, anche la forma corporea, l'esistenza stessa del protagonista, come viene narrato, come viene visualizzato del film, potrebbe essere tutto falso. Questo, ovviamente, questa è una riflessione che può fare qualunque spettatore, però magari se conoscete la storia della filosofia, questa riflessione la potete fare meglio, perché questa riflessione la potete agganciare al paradosso della non realtà di Cartesio, di Hilary Putnam, di George Barclay, del film Matrix. Comunque io vi consiglio di andare a vedere questo film, non guardatelo piratato sul vostro tablet, sul vostro computer, è un film da vedere sul grande schermo, molto evocativo, piuttosto inquietante. Ricorda un po' anche i film di Lanthimos, soprattutto l'uccisione del cervo sacro, con queste telecamere che seguono i protagonisti a mezza altezza, muovendosi lentamente lungo angusti corridoi. Quindi probabilmente la filmografia, lo stile del grande regista greco Lanthimos ha molto influenzato i film di questi anni. Andate a vedere questo film, i due protagonisti sono veramente straordinari. Vi ho detto Anthony Hopkins e Olivia Colman, siamo stati davvero contenti di essere andati al cinema e di aver visto The Father, anche se purtroppo si trattava di un cinema che violava le regole, che non rispettava il distanziamento e non ha rispettato le regole, ha fatto sì che i gruppi di spettatori, come dire, congiunti, fossero seduti gli uni vicino agli altri senza alcuna sedia, senza alcuna sedia vuota per distanziarli. Spero di parlarvi di altri film, di altre serie TV, però non lo so. Io non voglio fare lo youtuber di storia e filosofia che commenta qualunque notizia di attualità o anche la morte di Maradona, magari o qualunque altro tipo di notizia, magari forzando l'interpretazione, dovendo schiaffare, dovendo azzeccare a qualunque episodio un significato filosofico, un'interpretazione filosofica, trovare magari dei parallelismi, dei paragoni a tutti i costi con qualche filosofo, anche quando muore Maradona, eccetera. Queste cose così un po' forzate, che lasciano un po' il tempo che trovano, io non vorrei farle. Quindi se troverò altre occasioni davvero per riflettere filosoficamente su un film o su una serie TV, farò altri video come questi, se no lascerò perdere, e magari potremmo anche analizzare alcune serie TV che riguardano la storia che io ho visto. Potrei cercare di dirvi se si tratta di serie TV fedeli, se si tratta di serie TV che rispettano l'esattezza storica o che invece magari falsificano la storia e inventano, inseriscono episodi che non sono veri o così via. E magari lo potremmo fare anche per la musica. Vedremo. Per il momento questo è il primo video che io registro al di fuori delle materie storia e filosofia. Vi ho parlato del film che ha vinto 2 Oscar, uno per l'attore protagonista Anthony Hopkins, l'altro per la sceneggiatura non originale, il film The Father è in questi giorni nei cinema italiani. Arrivederci, buonasera a tutti.